Quante parole esistono nella lingua italiana? 10.000? 50.000? 5.000? Ciao, io sono Graziana, la vostra insegnante di italiano, e questo è il mio canale, Lernamo. In italiano ci sono circa 270.000 parole. Ma aspettate, prima di preoccuparvi, perché un italiano medio ne conosce tra 20.000 e 40.000 al massimo. Ma nelle nostre conversazioni quotidiane, noi italiani usiamo sempre le stesse parole. Gli studi dicono che il 50% di quello che diciamo è formato dalle stesse 150-200 parole. Vi mostrerò le 200 circa parole più usate nella lingua italiana. Ecco perché questo video sta per cambiarvi la vita, ma non posso lasciarvi andare senza un esercizio di ripasso, quindi alla fine del video ci sarà anche quello. Partiamo subito con i sostantivi, insomma quelle parole che usiamo per identificare cose, animali, persone, luoghi, concetti astratti. Ecco i sostantivi più usati in italiano. Cosa? Per parlare di un oggetto, un elemento o qualcosa di indefinito. Questa cosa che mi hai detto resterà un segreto tra noi. Tempo. Per indicare le ore, i minuti, la durata di qualcosa. Non ho tempo per uscire stasera. Giorno, che è un periodo di 24 ore, da mezzanotte a mezzanotte. Ah, che bel giorno! C'è il sole! Anno, che è invece un periodo di 12 mesi, 365 giorni. Quest'anno voglio imparare l'italiano. Uomo, essere umano di sesso maschile. Quell'uomo con la barba è mio zio. Donna, essere umano di sesso femminile. La donna con i capelli rossi è la mia professoressa. Mondo, e cioè il pianeta Terra e tutto ciò che contiene. L'Italia è il paese più bello del mondo. Secondo me, Vita, che sarebbe l'esistenza, quindi il periodo dalla nascita alla morte. La vita è troppo breve per essere tristi. Mano, la parte del corpo che si trova alla fine del braccio e che è formata da 5 dita. Dammi la mano, attraversiamo la strada. Parte, una porzione, un pezzo di qualcosa di più grande. Questa è la parte più difficile del libro. Occhio, organo del corpo con cui vediamo. Ha gli occhi verdi come il mare. Casa, il luogo dove vivete, in cui abitate. Torno a casa alle 7. Momento, che sarebbe un istante, un brevissimo periodo di tempo.
Aspetta un momento, arrivo subito. Paese. Attenzione qui. Con la lettera maiuscola indica una nazione. Con la lettera minuscola, più piccola, invece, indica un piccolo centro abitato. L'Italia è un paese con molta storia. Abito in un paese con 12.000 abitanti. Modo indica la maniera in cui si fa qualcosa. Non mi piace il suo modo di parlare. Punto. Sarebbe un segno, una posizione precisa o un argomento specifico. Questo è un punto importante. Lavoro, e cioè la professione, l'attività che fate per guadagnare soldi e vivere. Il mio lavoro è molto interessante. Fatto. Qualcosa che è successo, un evento reale. Questo è un fatto, non un'opinione. Problema, una difficoltà, una situazione da risolvere. Questo è un bel problema. Cosa facciamo? Gente, le persone in generale, un gruppo di individui. Mi raccomando, quando usate gente, dovete sempre coniugare il verbo al singolare, anche se vi riferite a molte persone. C'è molta gente in piazza oggi. Notte. Il periodo di buio, quando il sole non c'è. Ormai è notte, andrò in palestra domani. Acqua, il liquido trasparente che beviamo o con cui ci laviamo. Vorrei un bicchiere d'acqua, per favore. Ora, e cioè il momento presente, o un periodo formato da 60 minuti. Che ora è? Sono le 3. Parola, un suono o un gruppo di lettere con un significato. Non trovo le parole giuste per esprimermi. Città, un centro urbano grande, con molti abitanti e servizi. Milano è una città molto moderna. Amico, una persona cara con cui avete un legame affettivo. Marco è il mio migliore amico. Famiglia, il gruppo di persone legate da parentela, di sangue. Genitori, figli, fratello, sorella, zii, cugini. La mia famiglia è molto grande. Strada, il percorso dove camminano le persone o passano le auto. Questa strada porta al centro. Bambino, un essere umano molto piccolo, molto giovane. Il bambino gioca nel parco. Cuore, l'organo che pompa il sangue, simbolo dell'amore. Vi amo con tutto il cuore. Adesso abbiamo terminato con i sostantivi e passeremo invece ai pronomi. Quali sono i pronomi italiani che usiamo più volte al giorno? Allora, il termine pronome viene dal latino e significa al posto del nome. È infatti una parola che sostituisce un nome per evitare la ripetizione, che può risultare un po' monotona.
Sicuramente avete bisogno, per parlare tutti i giorni, dei pronomi personali soggetto. Io, tu, lui, lei, noi, voi, loro. Ricordate, esiste in italiano anche un pronome di cortesia che è lei con la lettera maiuscola. Ci sono poi altre due categorie importanti di pronomi. Pronomi diretti, che sostituiscono un oggetto diretto, rispondendo alla domanda chi, che cosa. Pronomi indiretti, che sostituiscono invece un complemento indiretto, rispondendo alla domanda a chi, a che cosa, o vengono utilizzati dopo una preposizione. Pronomi diretti, messi davanti al verbo, sono mi, ti, lo, la, ci, vi, li, le. Se invece li mettiamo dopo il verbo per dare più enfasi o per esprimere un contrasto, allora sono me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Io, soggetto, chiamo loro, pronome diretto dopo il verbo, ma potrei anche dire io li chiamo con pronome diretto davanti al verbo. Tu vedi me o tu mi vedi. Noi chiamiamo lei. Noi la chiamiamo. Pronomi indiretti, invece, davanti al verbo, sono mi, ti, gli, le, ci, vi, gli. Invece, se messi dopo il verbo, sempre preceduti da una preposizione, a, ma anche per, da, sono me, te, lui, lei, noi, voi, loro. Io telefono a lei. Io le telefono. Esco con voi o esco con loro. Non possiamo non includere nella lista di parole più usate ogni giorno dagli italiani i pronomi indefiniti, che usiamo per riferirci a cose generiche, non specificate, quando non vogliamo o non possiamo essere precisi su chi o cosa stiamo parlando. Qualcuno. C'è qualcuno in casa? Nessuno. Nessuno mi ha avvertito. Qualcosa. Volete qualcosa da bere? Niente o nulla. Non ho capito niente. Tutto. Ho mangiato tutto. Tutti. Tutti amano la pasta. Altro. Mi piace questo caffè. Ne voglio un altro. Molto.
Ho molto da fare oggi. Poco. Serve tempo per finire questo progetto e io ne ho poco. Tanto. Ho dormito tanto perché stavo male. Pronomi relativi che collegano due frasi che hanno un elemento in comune, sostituendo questo nella seconda frase. Che sostituisce soggetto o oggetto diretto. La ragazza che grida è mia sorella. La ragazza è mia sorella, la ragazza grida, soggetto. La ragazza che vedi è mia sorella. La ragazza è mia sorella, tu vedi la ragazza, oggetto diretto. Cui, che sostituisce un oggetto indiretto, un complemento, è sempre preceduto da una preposizione. La ragazza di cui ti parlo è mia sorella. La ragazza per cui faccio questo è mia sorella. Il quale, con le sue varianti la quale, i quali, le quali, che può sostituire che o cui, ma è più formale. La ragazza per la quale faccio questo è mia sorella. La ragazza la quale grida è mia sorella. Ed infine chi, che significa tutte le persone che. Si usa soprattutto nei proverbi. Chi dorme non piglia pesci. Pronomi interrogativi per fare le domande. Che cosa o più informale che cosa fate stasera? Che vuoi? Chi per le persone. Chi è? Chi cerchi? Chi ti chiama? Quanto per la quantità. Quanto costa questo? Quale per una scelta. Quale preferisci? E adesso verbi. Quali sono i verbi che costituiscono il 50% delle nostre conversazioni quotidiane? Attenzione perché il verbo è veramente molto importante nella frase. Io lo chiamo il re della frase perché ci dice l'azione che viene svolta e determina anche i vari complementi, le varie preposizioni che dobbiamo utilizzare. Sicuramente i due verbi più utilizzati in italiano sono essere e avere, che si possono usare da soli ma anche come ausiliari per formare tempi composti in italiano. Io sono Graziana. Io ho 29 anni. Io sono andata al parco. Io ho mangiato una pizza ieri. Subito dopo questi due verbi ci sono altri 4 fondamentali. I verbi modali. Dovere per indicare necessità, obbligo. Devo studiare per l'esame. Potere per possibilità, permesso. Posso aiutarvi? Volere per intenzione, desiderio, volontà. Voglio un gelato al cioccolato. Sapere per indicare capacità, abilità o conoscenze generiche. So suonare la chitarra. Sai quando passa il prossimo treno? E adesso
la lista di tutti gli altri verbi che usiamo ogni giorno, ciascuno con un esempio. Fare. Cosa fate di bello oggi? Dire. Cosa hai detto? Non ho sentito. Andare. Vado al supermercato. Vi serve qualcosa? Venire. Venite alla festa sabato? Vedere. Vedo che siete stanchi. Riposatevi. Dare. Mi date una penna, per favore? Stare. Come state? Tutto bene? Pensare. Penso che abbiate ragione. Credere. Non ci credo, è successo davvero. Trovare. Ho trovato un ristorante fantastico. Prendere. Prendo un caffè, grazie. Mettere. Oggi ho messo un cappellino. Vi piace? Parlare. Parlate italiano molto bene. Perché seguite l'Ernamo? Sentire. Sentite che bella canzone. Capire. Non capisco questa parola. Sembrare. Sembrate un po' stanchi oggi. Rimanere. Rimango a casa stasera. Partire. Partiamo domani mattina molto presto. Arrivare. A che ora arrivate? Tornare. Torno subito. Chiamare. Vi chiamo dopo. Guardare. Guardiamo un film insieme stasera? Aspettare. Aspettatemi, arrivo. Lavorare. Lavoro in un'azienda italiana. Mangiare. Mangiamo fuori stasera? Piacere. Mi piace molto il corso sui verbi pronominali. E sono sicura che piacerà anche a voi. Infatti, i verbi pronominali possono essere un bel problema in italiano. Ma ho io la soluzione. Il corso esclusivo e unico in circolazione di Lernamo. Da non ce la faccio più a ora me la cavo, i verbi pronominali in 30 giorni, attraverso 30 video lezioni semplici, dirette e divertenti, 30 articoli dettagliati e approfonditi con la possibilità di scaricare il PDF della teoria e fare gli esercizi interattivi. Dopo un mese potrete finalmente comprendere e utilizzare nel modo giusto tutti i verbi pronominali italiani. Scoprite di più visitando questo link. E l'accesso è illimitato. Non dovete seguire nessuno schema e nessuna tabella rigida, ma potete accedere tutte le volte che volete per sempre. Passare. Passate a trovarmi quando volete. Cercare. Cerco le chiavi di casa da un'ora. Portare. Vi porto un regalo. Lasciare. Lasciate quel giocattolo, non è vostro. Leggere. Leggo un libro ogni mese. Scrivere. Scrivo una mail al mio capo. Entrare. Posso entrare?
uscire. Esco con gli amici stasera. Giocare. I bambini giocano in giardino. Dormire. Ho dormito benissimo stanotte. Aprire. Aprite la finestra, per favore. Chiudere. Chiudete la porta, c'è corrente. Conoscere. Conoscete quel ragazzo? Vivere. Vivo in Italia da 5 anni. Perdere. Ho perso il treno. Finire. Ho finito i compiti. Cominciare o iniziare. Il film comincia alle 9. Cambiare. Devo cambiare lavoro. Provare. Provate questo dolce, è squisito. Ricordare. Non ricordo il suo nome. Adesso vediamo invece quali sono gli aggettivi più usati in italiano. Cos'è un aggettivo? È una parola che si aggiunge al sostantivo per descriverlo, qualificarlo, determinarlo meglio. In italiano gli aggettivi concordano sempre in genere e in numero con il nome che accompagnano. Sono vari tipi di aggettivi. Aggettivi qualificativi che dicono com'è un nome, che ne descrivono le caratteristiche. Grande. Roma è una grande città. Piccolo. Ho un piccolo appartamento. Bello. Che bella giornata. Brutto. Che brutto tempo oggi. Buono. Questo vino è davvero buono. Cattivo. Non è una cattiva idea. Nuovo. Ho comprato un telefono nuovo. Vecchio. Questa è una vecchia foto. Lungo. È stata una lunga giornata. Alto. Mio fratello è molto alto. Giovane. È una ragazza giovane e ambiziosa. Stesso. Abbiamo la stessa età. È così? Fatemelo sapere nei commenti. Siete più giovani di me, più grandi di me o abbiamo la stessa età? Ultimo. Questo è l'ultimo treno. Primo. È il mio primo viaggio in Italia. Vero. È una storia vera. Possibile. È possibile cambiare la data dell'appuntamento? Certo. Sono certa che andrà tutto bene. Solo. Sono rimasta sola perché sono tutti in vacanza. Proprio. Ho visto con i miei propri occhi. Diverso. Siamo molto diversi, ma siamo migliori amici. Aggettivi dimostrativi. In particolare, questo, quello, con tutte le loro varianti maschili, femminili, singolari, plurali. Questo cane è mio. Questo e le sue varianti indicano qualcosa di vicino nel tempo o nello spazio
a chi parla. Questa pizza è buonissima. Questi signori ci hanno derubato. E poi abbiamo quel, con tutte le sue varianti che seguono le regole degli articoli. Quel, quello, quei, quegli. Quel ristorante sembra buonissimo. Quella ragazza è mia cugina. Quelle riviste sono state comprate anni fa. Ancora, gli aggettivi possessivi. Questi indicano a chi appartiene qualcuno o qualcosa. Esprimono appunto un rapporto di possesso, relazione. Mio, tuo, suo, nostro, vostro, loro. Devono concordare in genere e numero con il nome a cui si riferiscono e dunque la persona o la cosa posseduta. Questo è il mio cane. Sono una donna, ma non importa. Mio cane perché concorda con cane. Questa è la macchina di Barbara. Questa è la sua macchina. Questo è il motorino di Barbara. Questo è il suo motorino. Come potete notare, in italiano, a differenza di altre lingue, gli aggettivi possessivi sono sempre preceduti dall'articolo. Il mio libro, la tua casa. L'unica eccezione riguarda i nomi di membri di famiglia al singolare. Mia madre, tuo fratello, sua sorella, nostra zia e così via. Loro no. Loro mantiene l'articolo, proprio come i plurali. E dunque il loro fratello, i suoi genitori, le mie zie. Siete ancora lì, vero? Abbiamo quasi finito. Procediamo con gli avverbi, che sono quelle parole invariabili che modificano o precisano il significato di un verbo, un aggettivo, un altro avverbio e rispondono a domande come, quando, perché. Quali sono gli avverbi che utilizziamo tutto il tempo nelle conversazioni in italiano? Avverbi di negazione come non capisco. Avverbi di quantità, più. Voglio più pasta, molto. Vi amo molto, poco. Mangio poco la sera. Avverbi di tempo. Sempre. Vi penso sempre. È vero. Ora o adesso. Adesso devo andare. Ancora. Volete ancora un po' di pasta? Già. Avete già mangiato? Poi. Mangiamo e poi usciamo. Prima. Prima dobbiamo cucinare. Dopo. Ci vediamo dopo. Subito. Vengo subito. Presto. Siamo arrivati presto. Tardi. È tardi. Devo andare. Mai.
Non arrivo mai in ritardo. Avverbi di luogo. Qui o qua. Venite qui. Lì o là. Il ristorante è là, dietro l'angolo. Vicino. Io abito vicino. Lontano. Sei troppo lontano, non ti sento. Avverbi di modo. Mi sento bene, male. Sto male. Così. Perché siete così felici? Insieme. Facciamolo insieme. Velocemente. Non guidare velocemente. Lentamente. Puoi parlare più lentamente, per favore? E adesso le preposizioni. Queste parole piccole e invariabili che servono a collegare parole o frasi, stabilendo un certo rapporto tra esse. Le più comuni sono sicuramente le preposizioni semplici. Vediamo un po' se le conoscete. Vi aiuto io. Di, sono di Bari. A, vado a scuola. Da, vengo da voi alle 5. In, vivo in Italia. Con, esco con Maria. Su. Non scrivere su questo argomento, per favore. Per. Questo regalo è per voi. Tra. Fra. Arrivo tra 10 minuti. O. Arrivo fra 30 minuti. Se volete mettervi alla prova e scoprire quanto conoscete le preposizioni italiane, ho realizzato un bel test proprio su di loro che potete trovare qui in alto nella card o giù in descrizione. Ci sono però anche delle altre preposizioni che non nascono come tali, ma vengono spesso utilizzate come delle preposizioni. Per esempio, senza. Caffè senza zucchero, per favore. Sopra. Aereo vola sopra le nuvole. Sotto. Il gatto è sotto il letto. Dentro. Cosa c'è dentro la scatola? Fuori. Fuori dal paese non ho giga sul telefono per navigare. Verso. Cammino verso casa. Dopo. Ci vediamo dopo cena. Ovviamente, da non dimenticare, sono gli articoli. Articoli determinativi, il, lo, L con apostrofo per il singolare, i, gli per il plurale. Il libro, lo studente, l'albero, i libri, gli studenti, gli alberi. Al femminile invece abbiamo la, L con apostrofo, le, la casa, l'amica, le case, le amiche. Gli articoli indeterminativi, invece, sono solo al singolare, un, uno, per il maschile, un libro, uno studente, un albero.
Un con apostrofo o una per il femminile. Una casa, un'amica. Ricordate, utilizziamo gli articoli determinativi per parlare di cose note, già menzionate. Utilizziamo invece gli articoli indeterminativi per parlare di cose generiche, non specificate, mai menzionate prima. Ci siamo quasi? Non mi resta che parlarvi delle congiunzioni più usate dagli italiani. Sono invariabili e servono per unire parole, frasi, parti di frase, attribuendo loro un significato specifico. Ad esempio, è che aggiunge informazioni. Pane e marmellata. Mangio e bevo. O che offre alternative. Tè o caffè. Mangi o dormi. Ma, però, che oppongono. È piccolo ma accogliente. Mi piace, però è caro. Perché? Che esprime una causa. Studio perché voglio imparare. Te, che introduce una condizione. Se volete, possiamo uscire. Quando, che indica il tempo. Chiamatemi quando arrivate. Come, che indica il modo. Fate come volete. Mentre, che indica contemporaneità. Ascolto musica mentre cucino. Quindi, dunque, che esprimono una conseguenza. Abbiamo fame, quindi andiamo al supermercato. Anche se, che introduce una concessione. Esco anche se piove. Lo so, molte parole, non è così? Bene, adesso faremo un ripasso generale con un esercizio come promesso. Prima vi ricordo che se ancora non siete iscritti alla nostra newsletter è il momento di farlo, perché ogni settimana vi mando dei contenuti esclusivi completamente gratuiti che trovate solo lì. Inoltre riceverete anche una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e quando al momento dell'iscrizione selezionate il vostro livello di italiano, riceverete nelle settimane successive degli episodi di una storia che è proporzionata al vostro livello e che contiene le avventure dei personaggi, ma anche curiosità, esercizi, ripasso grammaticale. Tutto gratis. Adesso vi darò delle frasi con degli spazi bianchi e delle alternative. Voi dovete scegliere l'alternativa corretta. Le alternative saranno tra tutte le parole che abbiamo visto in questo video. Cominciamo. Sono italiana. E voi di dove siete? Io, tu, lui. Non ho per uscire stasera. Devo finire un progetto. Tempo, casa, mondo. Costa questa borsa? Cosa? Quanto? Chi? Marco è il migliore amico da quando eravamo bambini. Mia, mio, miei. Vado? Parco. Venite con me? A, al, in.
tantissimo la cucina italiana. Piaccio, piace, piacere. Ho chiamato, ma non ha risposto. Niente, nessuno, qualcuno. Questo libro è molto... Non riesco a smettere di leggerlo. Bello, brutto, vero. Adesso sono occupata. Vi chiamo prima, dopo, durante. Studio italiano, voglio trasferirmi a Firenze. Ma perché? Se. Tra poco le soluzioni. Io vi ricordo che potete trovare tutta la teoria di questo video, tutto quello che ci siamo detti, con degli approfondimenti e più esempi, sul nostro sito web, nell'articolo dedicato, tradotto in 2 lingue. Quindi visitate lernamo.com, al termine dell'articolo ci sono anche gli esercizi interattivi e il podcast che potete ascoltare quando e dove volete, e in più nella sezione lezioni c'è una barra di ricerca, potete cercare l'argomento che vi interessa e troverete gli articoli dedicati. Soluzioni. Io sono italiana. E voi di dove siete? Non ho tempo per uscire stasera. Devo finire un progetto. Quanto costa questa borsa? Marco è il mio migliore amico da quando eravamo bambini. Vado al parco. Attenzione! A volte le preposizioni richiedono l'articolo dopo e alcune di loro si uniscono con l'articolo formando le preposizioni articolate. Se volete sapere quando si usa l'articolo e quando invece no, ho realizzato un video proprio su questo argomento che trovate qui in alto nella card o giù in descrizione. Mi piace tantissimo la cucina italiana, perché il soggetto è la cucina, non io. Ho chiamato, ma non ha risposto nessuno, con la doppia negazione. Questo libro è molto bello, non riesco a smettere di leggerlo. Adesso sono occupata. Vi chiamo dopo. Studio italiano perché voglio trasferirmi a Firenze. Questa è la ragione. Com'è andata? Fatemelo sapere nei commenti e spero che questo video vi sia stato utile. Se è così, lasciate un mi piace che ci aiuta molto e iscrivetevi al canale perché tanti video sono sempre in arrivo. Con questo è tutto, io vi saluto, alla prossima!